Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora, cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Eduardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni. Venerdì 12 settembre è finita la pausa delle nazionali, torna il nostro Milan a giocare contro il Bologna. Oggi giornata di presentazione di Rabiot, ma soprattutto presentazione di questo Dream Team, perché lo vedete oggi siamo in tantissimi. Leonardo Menini, insomma, sì. In versione in Rabiot, sfondo, in versione... lui in versione col capello alla Rabiot in versione Menini, però sì, non il concetto è non quello. basta solamente il capello, però insomma. Vabbè, intanto iniziamo da lì. Partiamo da lì, esatto. Giuseppe La Scala, buongiorno. Buongiorno Ciao, a tutti. Col capello alla... Non lo so, ditecelo voi, scrivetecelo voi nei commenti. E Massimiliano Ruzzante, ciao Massimiliano. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Autore del libro Milan 1993-1994, che non è quello della serie che hanno girato con accorsi, cose eccetera su Sky, ma parli proprio del Milan, Sì, parlo di quella gloriosa stagione, una stagione che ha compiuto 30 anni nel 2024, ho voluto celebrarla con questo libro ricco di interviste e testimonianze. 30 anni, ragazzi. 30 anni. Quando è che sono passati? Non ce ne siamo accorti, ma siccome Ce ne siamo accorti. siccome tantissimi di voi come loro li hanno vissuti in quegli anni, in realtà c'ero anche io, scriveteci i vostri ricordi, tra un po' ci potrete anche telefonare per raccontarci, però Leo, io direi partiamo da formazione probabile contro il Bologna e prime parole, highlight di Rabiot. Prime parole di Rabiot, sicuramente un rapporto con Allegri molto, molto forte, si sono sentiti più volte quest'estate, non era un mistero, l'ha detto anche Allegri, l'ha confermato Adrien Rabiot, che è venuto al Milan non tanto per Allegri, però sicuramente è inciso, ha detto il Milan conta più di giocare la Champions League, come frase diciamo forte. Ovviamente Milan non gioca la Champions League e Adrien Rabiot ha scelto il Milan. Voglio fare più di 10 gol, ma soprattutto voglio vincere lo scudetto. E tra l'altro questo si collega a una piccola notizietta che nel contratto di Rabiot ci sarebbero cospicui bonus più che parte legati fissa. al pallone d'oro di Reinders oppure sulla vittoria dello scudetto, della Coppa Italia, della Supercoppa. Quindi stipendi un filo più basso rispetto a quello col Marsiglia, ma bonus più alti. Per quanto riguarda la formazione, bonus anche sulla vittoria della Champions League gli hanno messo. Sì, esatto, non giochiamo. Grazie. Intanto, se ci sono sulla vittoria dello scudetto e questo lo spinge a dire quello che ha detto, già mi sta molto più simpatico. Certo, già mi sta simpatico, ma dopo questa affermazione molto di più. Molto di più. Grazie Manuel, che fa 33 mesi con noi, quasi 3 anni con il Milan nel cuore. E chiudo sulla formazione perché in realtà rispetto a ieri c'è una piccola novità, perché potrebbe stare in panchina Christian Pulisic.
che è ritornato solamente ieri a Milano e potrebbe esordire Adrien Rabiot al posto di Pulisic con l'avanzamento in attacco come seconda punta di Loftus-Cheek. No, rido perché ho detto non compro nessuno del Milan al Fanta, Sì. tutti quelli che ho preso sono fuori, Leao è rotto, Pulisic è fuori, Però l'attacco, No, non è- l'attacco Loftus-Cheek Santiago Gimenez è dura, secondo me. Vediamo. Io però, Giuseppe, partirei da Rabiot. Che voto diamo all'acquisto di Rabiot in un centrocampo dove dal punto di vista del mercato è sicuramente il reparto che ne è uscito meglio? Sicuro, e gli diamo un voto alto perché è il voto a un'operazione che sembra accontentare l'allenatore. Non ne abbiamo fatte moltissime in questo calciomercato, quindi una che finalmente incontra, diciamo così, desiderata di Allegri mi piace particolarmente. Le condizioni alle quali è stato acquisito mi sembrano condizioni più che oneste. Se i bonus arrivano alla vittoria dello scudetto, spero che Glieli diamo questo lo volentieri. scateni e glieli diamo volentieri. Mi ricordo una delle prime assemblee del Milan alle quali partecipai negli anni d'oro, in cui il bilancio andò in grave passivo perché la società aveva dovuto pagare i premi. Era proprio quell'anno. Premi per aver vinto i calciatori sia lo scudetto che la Coppa dei Campioni. Quindi un salasso straordinario che mai fu gradito così tanto dai tifosi. E quindi poi c'è molta curiosità perché Allegri secondo me ha un compito che non è soltanto quello di gestire una vicenda incasinata, ma di fare una formazione che abbia un equilibrio e un senso, che con il materiale umano a disposizione, che non è poco ma che va assemblato in modo creativo, secondo me lo vedrà molto impegnato. Quindi sono molto curioso di capire come Allegri risolverà questo rebus Milan. Io dico sempre che in questi giorni il giochino, la formazione della stagione 25-26 Sì. per molte squadre è assai più semplice che per il Milan. Vabbè, certo, noi abbiamo presi tre nello stesso ruolo, Sì. Modric, Esciari, Ricci, quindi diventa il compito dell'allenatore, insomma, non è indifferente. A te Massimiliano che hai raccontato quel Milan, adesso entriamo un po' più anche nel dettaglio di quel Milan. La domanda anche qui parte da Rabiot, perché giustamente ci sono i giovani, come le generazioni, come da Leonardo Menini in In giù, poi. che questo Milan non l'hanno conosciuto. La domanda che ti faccio è, ma Rabiot in quel Milan lì avrebbe giocato? Allora, premesso che Adrien Rabiot lo considero un ottimo centrocampista, possenso del gol, ha sempre dimostrato nei suoi anni alla Juventus, insomma, di rendere più che bene, sia con Allegri che con altri allenatori. Mi pare che è stato allenato anche da Pirlo, se non sbaglio. In quel Milan, nella fattispecie, tieni conto che il centrocampo era formato da gente del calibro di Albertini, Desai, Boban e Donadoni. Forse no, Io, con tutto il rispetto, penso che sarebbe stata dura scalzare uno di questi quattro, anche a livello sulle fasce da mezzala, perché giocava con un 4-4-2 Capello. Sicuramente sarebbe stata una buona alternativa ai quattro. Ecco. Tenete però conto, perché questo è una cosa che il racconto affronta in modo molto interessante e divertente, che in quell'anno il Milan poteva, come tutte le squadre italiane, poteva schierare soltanto 3 stranieri. Gli altri 3, perché il Milan ne aveva 6, e adesso Masps vi dirà di che calibro erano, andavano in tribuna. E noi chiamavamo come stranieri? Perché spesso sai cosa diciamo anche qui i giovani non ci credono, ma il Milan all'epoca aveva i palloni d'oro, li teneva in panchina. No, li teneva in tribuna. In tribuna. Doveva tenerli in tribuna. Li teneva in Erano gli stranieri tribuna. del Milan in quella stagione. Allora, in quella stagione specifica in realtà era quella post dei 3 olandesi, se vogliamo, tranne che il Van Basten, che purtroppo era lungo degente ancora, ma non giocò mai. Comunque erano, oltre ai già citati Boban, Desai e il genio Savicevic, come riserve all'occorrenza, facevano giustamente, come diceva Giuseppe, tribuna, c'era Brian Laudrup, Radu Cioiu, c'era anche, se non erro, Papen. Buon Papen, che in realtà all'inizio era partito titolare per sostituire Van proposito di Basten, palloni d'oro. Essendo pallone d'oro. ma addirittura perse il posto a discapito di Massaro, neanche di un altro straniero in quella stagione, tant'è che alla fine della stagione il buon Jean-Pierre decise di lasciare, diciamo così, malincuore il Milan, che poi se ne pentì. Pepe. Se non sbaglio, quando vinse lui il pallone d'oro, c'era il secondo classificato, arrivò Dejan Savicevic. Sì. Arrivò Savicevic che Ragazzi, simpaticamente... cioè il podio era, no, è vero che non giocavano nel però il podio era roba nostra. No, ma
Savigio sempre nelle sue dichiarazioni disse che quell'anno lo vinse Papin perché era francese, la rivista era francese, ma è sempre stato molto scettico. Era ovvio, La toccava piano, era la ovvio che toccava- avrebbe detto così. Però quel Papin era, credetemi, formidabile, anche se in quella stagione giocò a singhiozzo. Quando giocò fece dei gol spettacolari. Papin era un giocatore di grandissima concentrazione, esplosivo, capace di segnare in tantissimi modi, un grandissimo attaccante. Bassino, però rapido e Avercene oggi uno come Papin, visto che comunque Scherzo. in avanti abbiamo solo Jimenez. tu dici servirebbe. Ti dico altro che Sesco, cioè Papin molto più completo. Beh, ragazzi. E intanto io vi invito a telefonare, soprattutto se avete da condividere ricordi anche penso legati proprio di sì. a quella stagione del 93-94. Qui ci sbloccano Futre, me l'ero dimenticato. No, Futre in realtà... Sì, forse non in quella stagione, no, però quella stagione me no. l'ero completamente dimenticato. 95-96 anche lì giocò pochi scampoli perché davanti c'erano UEA, Baggio, Savicevic, Simone e aggiungine tu altri. Vabbè, che dire. Ma quella stagione in particolare, che cosa ha vinto il Milan? Giusto per Sì, mettere giusto le due cose cose. in chiaro. No, come antipasto vinse a Washington nell'agosto del 93 la Supercoppa italiana contro il Torino, Truttorino. per poi fare la classica cavalcata in campionato dove ebbe pochi rivali e concludendo appunto il 18 maggio ad Atene con l'apoteosi della Champions, anche contro pronostico, perché in quella finale, a differenza degli anni precedenti, partiva nettamente sfavorito nei confronti del Barcellona, considerato il Dream Team europeo, ma Romario, eccetera. ce lo Stoichkov, ricordiamo. Koeman, Guardiola e compagnia, come scrivo nel libro in un focus proprio centrale sulla finale, ci sono stati molti aneddoti durante e post partita di quell'evento. Giuseppe, scusa, No, quello, vai. nel 93-94 il Milan, adesso sto per dire una bestemmia, non so se avrai un mancamento, ma il Milan era il Manchester City. Era di Manchester più. City di allora. Era di più, anche se associava come il Manchester di questi anni, oltre alla, diciamo così, alla compagine ricca di calciatori di altissimo livello, anche un gioco particolarmente brillante. Cioè, queste grandi squadre avevano i campioni, ma avevano anche una organizzazione di gioco che li rendeva particolari, no? Guardiola ha fatto così al Manchester, no? E nel Milan la lezione di Sacchi non fu dimenticata da Capello, fu anzi vivificata, forse. Quindi il Milan è una squadra che giocava un calcio stellare, grazie sicuramente a interpreti stupefacenti, ma anche a una volontà di imporre gioco che allora era un mantra, no? Non si riusciva. Scusami, ti ho... No, dicevo il triplete prima del triplete. Vero che non c'era la Coppa Italia, però insomma 3 trofei. Beh, ma ragazzi, però, Certo. però è vero, questa osservazione, la Coppa Italia non conta nulla. Cazzo, certo. Perché alla fine il Milan è stata la prima squadra a vincere il campionato e Coppa dei Campioni con, diceva Giuseppe Capello, no, non la prima, dici? Non la prima, però di italiane sì? Neanche le italiane no? Chi è? Ahimè l'Inter negli anni 60 fece la coppiata. Mi duole vabbè, dirlo, non c'eravamo. Vabbè, però quella era una squadra aiutata. Cioè? Io continuo a sostenere che l'Inter è stata la prima squadra ad approcciare scientificamente il gioco del calcio. E in quegli anni la bava alla bocca dei calciatori nerazzurri sotto l'egida di Elenio Herrera, secondo me, avevano una ragione profonda. Noi invece qui parliamo di Fabio Capello. Non era facile raccogliere l'eredità di Sacchi al no. Milan. No, soprattutto all'inizio, dalla presentazione fu accolto con molto scetticismo, non solo dai giornalisti e dai media, ma anche dai giocatori stessi. Certe dichiarazioni di Boban e di Donadoni e Maldini erano abbastanza eloquenti. È tipo scetticismo anche del capitano Borresi disse: sai, è fuori dal giro da 4 anni, non allena più, fa un altro mestiere, dicevano. Quindi erano un po' scettici e non nascondevano neanche troppo. Ma oggi sarebbe possibile una cosa del genere? Direi proprio di no. Interverrebbe la società per censurare certe dichiarazioni, però all'epoca certi diciamo
certi personaggi potevano anche permetterselo, vedi Baresi e Maldini, di fare certe esternazioni. Come certi presidenti quali Berlusconi potevano permettersi scelte così disruptive, direbbero oggi i nostri più giovani amici. Sì. No? Dopo aver scelto anni prima un Sacchi che veniva dalla nulla, Fiorentina, no? Lo sostituisce Parma, con un allenatore che si era presentato in campo l'ultima volta, forse proprio agli spareggi. Allo spareggio Milan-Torino, cos'era? No, sì. Quanto aveva allenato il Milan 4-5 anni prima? Cappello nella stagione 86-87 allenò le ultime 5 giornate, Sì, e poi compreso lo spareggio con la Sampdoria. Lo spareggio con la Sampdoria. Ma allora mi collego a questo che dici, Giuseppe, cioè Berlusconi, su questo anche i più critici devono riconoscere, lui ha sempre avuto una visione, no? Soprattutto riguardo al calcio, lui voleva far diventare il Milan la squadra più forte del mondo, poi per i suoi obiettivi eccetera, però quello era l'obiettivo e quello ci è riuscito, aveva una visione. Quello che ha colpito, e quindi ha cascato una programmazione, quello che ha colpito del Milan, soprattutto dell'ultima campagna acquisti, è stata proprio questa, una mancanza di programmazione. Prima abbiamo detto i 3 acquisti tutti nello stesso ruolo, ma lo stesso ultimo giorno in mercato che abbiamo commentato qua live insieme agli amici di Radio Rossonera. È vero che tutte le squadre sono andate a piazzare il colpo finale, ma il Milan all'ultima doveva fare l'ossatura. Esatto, doveva ancora fare l'ossatura. È questa la differenza più grande tra quel Milan e questo Milan? Con una mancanza di visione, una visione diversa, direi. Allora la visione di Berlusconi era una formidabile visione, peraltro collimante con quella di gran parte dei milanisti, che voleva un Milan vincente e memorabile. Cioè Berlusconi non si sarebbe accontentato di vincere. Voleva vincere grazie a un modello diverso: dominare il campo, imporre il gioco, fare bel gioco, avere grandi calciatori da esaltare con un modulo aggressivo e col famoso attaccare. L'hanno preso per il culo per quell'attaccare, ma io lo considero una delle parole d'ordine più belle che siano state mai pronunciate all'interno della nostra società, perché il Milan è fatto per attaccare. Nel DNA della squadra c'è sempre stato il bel gioco. Quando mio padre mi ha spiegato che dovevo diventare milanista, era il 1965, mi disse: ricordati che noi siamo milanisti perché il Milan gioca bene al pallone, ha sempre giocato bene al pallone, anche per i tanti anni in cui non vinse un cazzo nel secondo dopoguerra. Allora il tema è proprio questo. Allora c'era quella visione e c'era quindi una profonda sintonia tra Berlusconi e i suoi tifosi, magari anche gente che non aveva Berlusconi in particolare simpatia politica, ma che sul fronte del Milan doveva riconoscere con lui una totale sovrapposizione di sensibilità. Oggi la visione è diversa, è una visione che a quello che interessava Berlusconi non pensa più. Non gli interessa quello che interessava Berlusconi, e purtroppo forse non gli interessa più nemmeno quello che interessa la gran parte dei tifosi. Mi collego a questa roba vincere che è rimasta effettivamente nella memoria storica. Oggi invece la dichiarazione di obiettivi è: bisogna raggiungere il quarto posto. È questa l'ambizione del Milan ed è questo che ci sta condannando un po' alla mediocrità. Sì, aggiungo una cosa, mi scuso se vi interrompo. Non era vincere a tutti i costi, lo dice la Juventus. Berlusconi dice una cosa molto più alta e più bella, dice attaccare. Se poi attaccando perderemo, va bene, può starci, ma abbiamo attaccato. Noi non vinciamo a tutti i costi, noi attacchiamo. E questo, guardate, mi fa venire ancora adesso i brividi. Dico, il fatto di avere settato gli obiettivi oggi sul raggiungimento del quarto posto, è questo il DNA del Milan ed è questo che ci sta condannando alla mediocrità? Stando all'attuale proprietà, io direi che se questi sono gli obiettivi massimi, perché non penso che siano quelli minimi, da come li preannunciano e anche da come si comportano in campagna acquisti, c'è poco da stare allegri, anche perché, ripeto, a giochi fatti possiamo notare anche una rosa piuttosto scarna, messa insieme anche in fretta e furia nelle ultime settimane. Allegri, che comunque sia un allenatore capace, un allenatore esperto, deve fare con ciò che ha. Classico aziendalista, non si è mai messo di traverso o puntato i piedi perché voleva Tizio piuttosto che Caio. Farà con quello che ha e speriamo che quantomeno in quest'annata raggiungere il quarto posto penso che sia l'obiettivo in questo momento massimo. Però vedi, per chi ha vissuto quel Milan è difficile rendersi conto. Iniziare una stagione sapendo che andrà bene il quarto posto e tutto il resto che ti guadagnato
Non è una bella prospettiva, perché si parte sotto questi auspici. Cioè il Milan quest'anno deve arrivare quarto, tutti anche i tifosi sono d'accordo, deve tornare in Champions League. Caspita, è un obiettivo tanto basso, E poi gli scudetti vengono anche definiti incidenti di percorso, quindi è un po'... Per questo propongo di cambiare il nome alla radio in Radio Rabiot, che dice che dobbiamo vincere lo scudetto. Radio Rabiot. Ti ha gasato? Ma perché, Giuseppe? Perché effettivamente come attaccare? Dobbiamo vincere lo scudetto, l'ambizione. Qualcuno dice che il Milan quest'anno, anche lì sono successe cose al limite del comico sul mercato, eccetera, però molti dicono che i giocatori faticano a vedere l'ambizione del Milan, soprattutto quelli che vengono accostati al Milan, no? in chiave abbiamo perso tutta la nostra, quello che avevamo guadagnato in quegli anni, che oltrepassava i confini del mondo, perché vi assicuro che il Milan ha un sacco di tifosi in Asia, in Africa, Guarda, ti racconto questo episodio. Vado tanti anni fa in Uganda, mi portano in questo villaggio sperduto, ma con la moto, 2 ore di motoretta per arrivare, nessuno parlava l'inglese, solamente il capovillaggio smozzicava qualche parola in inglese, vivevano proprio nelle capanne di fango, eccetera eccetera. I bambini che mi vedevano si mettevano a piangere perché probabilmente non avevano mai visto l'uomo bianco. Per loro evidentemente eri un cannibale, se non dormi viene l'uomo bianco. Insomma, vi assicuro che ho fatto il giro del villaggio, mi portava al capovillaggio e tutti quelli a cui diceva da dove venivo, dall'Italia, mi rispondevano o Milan o Berlusconi, perché lì tutti comunque ascoltavano il Milan la domenica alla radiolina. Incredibile, non c'era niente in questo. Quel Milan lì non durerà per sempre, cioè le nuove generazioni, io lo vedo anche come figlio, non lo conosco. sono molti meno milanisti. Come si fa a crescere nuove generazioni di milanisti? Avendo parole d'ordine forti e suggestive. Attaccare, vincere, essere la squadra migliore del mondo, gasa. Cercheremo di arrivare quarti. Non so se gasa un po' meno, no? Molto meno. Però guardate, Berlusconi, che è stato un uomo di mercato con pochi eguali, ripeto, io non ero certo generoso con i suoi difetti e i suoi vizi, ma devo dire che nel Milan è stato travolgente sotto ogni punto di vista e visionario. Capiva questa cosa, la comunità dei milanisti, che lui rappresentava anche come milanese, tra l'altro. Non dimentichiamo che dopo Berlusconi dal Milan si è allontanata una proprietà, l'ultima, italiana e milanese. Lui, questa comunità di milanesi, di italiani, milanisti, anche in Uganda, la suggestionava con parole d'ordine forte. Io appartengo a un club che ha parole d'ordini forti: attaccare, cercare di vincere, essere la squadra più titolata al mondo, avere al suo interno i migliori calciatori da far vedere ai miei beniamini, non mettergli un cartellino addosso, perché vi ricordate Berlusconi, tra l'altro, che attenzione aveva alla fine carriera dei milanisti, quasi maniacale, cioè il Milan sembrava diventare una squadra che poi ti assicurava anche per il futuro, no? Non saresti mai rimasto in mutande se eri passato dal Milan, perché Berlusconi in questo era fantastico, così come tra l'altro era nel suo gruppo industriale, perché i suoi dipendenti erano grati del fatto che Fininvest fosse una grandissima famiglia. Il Milan lo era diventata, ma perché i calciatori, anche se poi un giorno avessero lasciato la società, sarebbero rimasti milanisti. Ma in questi giorni che si parla di un passaggio, un possibile passaggio di testimone da cardinale alla famiglia degli Yankees, eccetera, non è più immaginabile un modello come quello del Milan di Berlusconi nel calcio attuale, perché il Napoli 10 anni fa è stato acquisito da De Laurentiis, che poi l'ha portato 2 volte a vincere lo scudetto negli ultimi anni. Però è vero d'altra parte che ormai, se non sbaglio, la maggioranza delle proprietà in Italia sono americane, comprese l'Atalanta, eccetera. Max? Diciamo che investitori magnati come c'erano Berlusconi negli anni 80-90 e Moratti dell'Inter, mi viene da pensare, oltre che agli Agnelli ovviamente della Juventus, oggi faccio fatica a vedere, anche perché probabilmente pensano che sia un prodotto troppo rischioso, un prodotto a perdere, acquisire una società di calcio e portarla ai vertici, a meno che non sia alle spalle i petrodollari o delle finanze illimitate.
Quindi il fatto che il Milan comunque adesso sia sotto un fondo, e sento parlare, ieri ho sentito addirittura che stia per passare di mano, Cardinale sta cedendo un qualcosa, non ho capito bene di Stormbringer. Ci sono delle indiscrezioni, Sì, il fatto sì, potrebbero cambiare delle dinamiche all'interno, però non so quanto possa poi influire sulla filosofia della conduzione. Esatto. Non cambia secondo te, Giuseppe, il fatto che un fondo a una famiglia può cambiare qualcosa? O... Brunner non sono proprio una famiglia, non sono un family office, sono una conglomerata che possiede una grande squadra di baseball. Sì, che però non vince una Coppa al 2009, Giuseppe. Prego? Non vincono una Coppa al 2009. Sì, ma a un americano può importare poco, no? Certo. Perché l'appartenenza e, come dire, i ricavi della società sono più indipendenti di quanto non lo siano nel calcio tradizionale dal successo sportivo. In questo sì, gli americani hanno questa visione. L'importante è partecipare a una grande torta della quale conquisto una fettina un po' più grande se magari vinco, ma anche se non vinco comunque non è un problema. L'importante comunque è lo spettacolo, no? Che certo conta, perché ripeto, a noi piace il calcio spettacolare e piace attaccare, però ci piace anche vincere o quantomeno competere per vincere. Quello che gli americani forse non considerano adeguatamente nel calcio italiano e europeo è il fatto che sicuramente i ricavi sempre più devono essere sganciati dal mero successo sportivo, però non possono essere fondati su una lunga stagione di mediocrità. Non è perché non c'è una... Ma ci fanno una domanda su questo, in realtà ci dicono: ma Maldini aveva già dimostrato che si può vincere senza un modello Berlusconi, non serve il magnate, serve amore per il Milan. Certo. Interessante. No, è vero, anche perché il modello Berlusconi, ha ragione Massimiliano, è totalmente irripetibile. Scordiamoci i magnati che arrivano con le dimensioni che è il calcio adesso e ci mettono 1,5 miliardi. Questo non esiste più. Ma non c'è bisogno che ci sia Berlusconi per vincere, ci può essere anche una gestione affidata a un'entità finanziaria, un fondo, a qualsiasi altra cosa, che comunque ha un piano che concilia sostenibilità e vittoria. Guardate che la famiglia De Laurentiis, per fare un esempio banale, non è che in questi anni di gestione del Napoli ha affondato le sue risorse, ha guadagnato un sacco di soldi. No? Credetemi, la famiglia in particolare ha guadagnato, ma i successi sportivi sono arrivati e il Napoli è stato quasi costantemente ai vertici. E quando non c'è stato ed è incappato in una stagione nera, si è rimediato immediatamente. Vendendo con operazioni anche coraggiose. Certo. Cosa che il Milan non ha fatto in realtà. Non ha avuto il coraggio che ha avuto il Napoli, non ha avuto la fermezza che ha avuto il Napoli, probabilmente l'ha avuta nel prendere Massimiliano Allegri, ma poi dopo nel prendere un direttore sportivo doverosissimo. Lì sembrava l'inizio di un po' la fine di questo tunnel. In realtà poi il quarto giorno Tare è stato già delegittimato e quindi sono continuate le lotte interne, insomma l'affermazione di potere di uno o dell'altro dirigente, e quindi non funziona per questo amore che c'è verso una squadra sicuramente, ma anche con scelte oculate e sapere bene l'ambiente in cui operi. Cioè De Laurentiis è arrivato 10º e ha detto ok, adesso io prendo Antonio Conte. Bastato questo. Ma Leo, invece venendo alle cose un po' più belle, di quei giocatori lì che tu non hai mai visto, di quei giocatori che racconta Massimiliano, chi ti vuoi far raccontare? Chi ti sarebbe piaciuto vedere? Sicuramente Van Basten, visto che poi tutti ne parlano in questo modo qua, sicuramente. Però sono affascinato in realtà dalla carriera, poi anche dalle varie posizioni ricoperte in campo di Gullit, perché mi hanno spiegato che ha giocato veramente in qualsiasi ruolo, ha finito da mediano più o meno. Questa cosa per me è incredibile. Sì, quindi sì, sicuramente. Poi sai, ho visto il Milan di Ancelotti, quindi sicuramente per fortuna ho avuto la fortuna di vedere qualcosa, di non essere nato con i Bacca, i Bertolacci quindi un po' sì, però diciamo sicuramente loro due. Però guarda, in quel Milan, quello di cui parla Massimiliano nel 93-94, in questo libro che poi è corredato da 10 interviste, una più bella dell'altra, i calciatori sono 7 intervistati, perché poi abbiamo Capello, Ramaccioni, no, sono 8, Capello e Ramaccioni. Quello di cui vi rendete conto è che tutti quei protagonisti avevano anche uno spessore umano e caratteriale veramente spiccato. Cioè, quello era un calcio in cui per essere protagonista dovevi essere anche un uomo con dei connotati profondi.
magari anche semidiabolici, perché ci sono lati del carattere di Savicevic non particolarmente facili, ma insomma personaggi come Boban avevano uno spessore stupefacente. Donadoni era un calciatore che esponeva una personalità incredibile. No, non parliamo dei nostri difensori di allora, cioè Baresi era monumentale. No, per farvi capire, la finale, nella finale di Atene furono squalificati Baresi e Costa Curta, che erano i perni della difesa, e a cospetto di attaccanti, Riccardo Di Romare e Stoichkov, che erano in quel momento gli attaccanti più forti del mondo, Capello non si scompose, fece i suoi esperimenti in un amichevole di una settimana precedente a Firenze, capì cosa doveva fare e cosa non doveva fare, schierò Filippo Galli, che giocava pochissimo, era la riserva in quel caso lì, con solo 2 cambi all'epoca, non giocava praticamente mai, se non appunto per squalifica e infortunio dei titolari, e spostò Maldini, che all'epoca era terzino sinistro fisso, centrale, spostando Panucci, che era terzino destro, a sinistra, ricompose in questa difesa inedita in occasione della finale. Fece un capolavoro perché non sbagliarono niente, come se giocavano insieme da sempre quei 4 lì. Poi quella finale appunto è rimasta nella storia. Purtroppo è stata scalzata da un'altra finale che rimarrà per sempre, ancora più della nostra nella storia, che è l'ultima, la sconfitta è 5-0, perché è il risultato più largo di sempre in una finale di Champions. Però secondo te chi può essere l'uomo simbolo da raccontare per raccontare quel Milan ai giovani? Io ad esempio sono innamorato di Savicevic. L'uomo simbolo di quella squadra chiaramente sono Baresi, Maldini. Sì, se vogliamo parlare poi del fuoriclasse del calciatore stroso, va bene, Savicevic, anche se aveva molte pause all'interno della partita e della stagione, anche perché, come narrano in quella stagione, partì molto male. Savicevic partì praticamente in rotta con l'allenatore, che lo volevano far fuori, tutto l'anno. litigò per metà dell'anno fino a dicembre nell'Intercontinentale con San Paolo, dopodiché Berlusconi, che era un grande fan del genio, ricompose la frattura. Savicevic venne incontro alle esigenze di Capello, che lo voleva far più correre, più sacrificio, voleva che ogni tanto si occupasse della fase difensiva, cosa che per Savicevic era inconcepibile. E quindi di conseguenza poi trovò il posto in squadra come seconda punta, esplose, fece una seconda parte di stagione in crescendo fino all'apice della finale. Ripeto, Baresi e Maldini sono stati, insieme a Filippo Galli e Tassotti, attenzione, i 4 secondo me cardini che poi hanno trainato anche i nuovi arrivi. Ma è questo che manca allora nel Milan di oggi, perché ieri ad esempio parlavamo con le lacrime agli occhi dell'addio di Tonali, che probabilmente non era il più forte di quella squadra, ma era sicuramente l'uomo più rappresentativo. L'anno scorso al gol di Gabbia nel derby c'è stata un'emozione superiore, proprio perché forse era stato Gabbia a segnare. È questo che manca oggi al Milan, anche per creare appartenenza. Pensate in quel Milan cosa significava la figura di un calciatore che non è stato sicuramente un fuoriclasse, anche se un gran calciatore, come Massaro, perché non dimentichiamo che in quella finale di Coppa dei Campioni Massaro ne ha fatto un paio. Non sono tanti i calciatori che nella storia del calcio hanno fatto 2 gol in finale di Coppa dei Campioni, e quell'anno marcò più volte e contro una concorrenza formidabile. Il Milan dimostrò che anche di un Massaro poteva cavare un campione, no? Perché quando c'è il gioco, quando c'è una struttura forte, quando ci sono compagni in grado di assisterti, anche un giocatore che altrove non avrebbe rubato l'occhio, come si suol dire, nel Milan poteva rubare l'occhio. Ecco, questa è la grande differenza con il Milan di oggi. Cioè che è un po' il Manchester United con meno risorse economiche. Cioè il Milan, qualsiasi cosa arriva negli ultimi anni, peggiora. E lì era proprio l'opposto. Cioè il Milan una volta invece rendeva i giocatori normali dei giocatori forti, inseriti in un contesto che li metteva proprio agio, nelle migliori condizioni di potersi esprimere. Ad oggi succede l'opposto. Cioè, ad oggi i giocatori vengono chiamate più che peggiorare, perché poi questo non accade sempre. Accade che non si crei mai quella struttura stabile che consente di fare inserimenti con prospettive di crescita importanti.
Ti faccio una domanda difficile, signora, perché è un tema che viene fuori spesso durante le puntate, perché sai che Leao viene spesso criticato per queste sue pause. Visto che hai citato un altro giocatore che aveva delle pause, Dejan Savicevic. Mi stai guardando male? Ci sta il paragone, Mi dispiace, ma ascolta. Savicevic comunque arriva al Milan nell'estate 92, ripeto, da secondo classificato, parlando perché aveva vinto la Coppa dei Campioni nel 91. Non stiamo parlando di un ragazzino scoperto dalle giovanili, era già un giocatore affermato. Infatti una squadra stellare, mamma mia, una stella rossa che comunque in una squadra appunto piena di fuoriclasse. Leao in questo momento è lui il numero 1 del Milan. Non vogliono far giocare centravanti perché evidentemente è superiore agli altri anche in ruoli diversi, però il paragone non ci sta sia per il ruolo che per classe pura che per tipologia anche di calciatore, per personalità anche, perché Savicevic comunque è uno con un carattere forte, sicuro di sé, oltre appunto a questi guizzi che aveva nonostante molte pause, ma la carriera che ha fatto comunque Savicevic nei 6 anni è stata in crescendo nei primi 3, poi vabbè gli ultimi 2 anni è successo nel Milan. Ma su questo mi inserisco perché secondo me è interessante, volevo chiederti appunto su questo, al di là del paragone che non ci sta Leao Savicevic eccetera, però faccio un altro esempio, un giocatore come Paulo Dybala nessuno gli ha mai chiesto di fare fase difensiva di fatto, però noi con Leao per anni abbiamo chiesto, se non fa quello allora è un giocatore a metà. Ecco, secondo me sono due cose un po' diverse, cioè il talento in quel modo lì e il sacrificio, non necessariamente tutti e 11 devono ritornare, o sbaglio? No, ma ti spiego perché Savicevic, a differenza di Dybala, aveva un ruolo che Capello doveva trovargli in squadra, perché aveva Van Basten e Papà in avanti, Van Basten e Massaro doveva defilarlo. Simone doveva defilarlo sulla fascia, quindi per fare un ruolo di fascia doveva anche avere compiti difensivi. Chiaro che Dybala io non l'ho mai visto onestamente giocare da esterno, fa più il trequartista, seconda punta, anche prima punta, quindi magari è più libero di avere meno compiti, quindi difensivi, e occuparsi più della fase d'attacco. A Savicevic era richiesto questo anche. Allora ragazzi, comunque chi si lamenta delle pause di Leao non ha mai visto le pause di Savicevic, cioè Leao è molto più continuo di Savicevic. Sì, Savicevic poi c'erano partite in cui scompariva totalmente. Scusate, vi interrompo perché abbiamo un ascoltatore un po' in linea, poi riprendiamo. Ciao, come ti chiami? Ciao Edo, sono Angelo. Ciao, Angelo. Visto che siamo in vena di ricordi. Allora Massaro, non so se sto dicendo una cavolata, ma quando giocava nel Monza, giusto? Sì. Ecco, insieme a uno che mi pare si chiamasse Vitali, che era un centravanti che quell'anno fece un sacco di gol, e la Fiorentina lo prese. Non era Monelli? Era Monelli, esatto. O Monelli. Era Monelli che prese la Fiorentina. Paolo Monelli. E Massaro fu quasi dato come così un'aggiunta. Certo. No? Sì. Ecco, quindi, e poi esplose nella Fiorentina e quell'altro non fece più niente. Quindi questo mi ricorda qualcosa. Su Capello io mi ricordo 2 cose. Mi ricordo che dopo una partita che il Milan perse, mi pare 1-0, qualcosa del genere in casa, una delle ultime partite di Sacchi, Baresi in un'intervista disse: mi piacerebbe una volta tanto che siano gli altri a venirci a prendere e non sempre noi ad andare a esporci. E forse Capello fece questo in qualche modo, no? Ti rispondiamo? Non è che smise di attaccare, ma lo fece innanzitutto mettendo una specie di barriera di dietro che non passava nessuno. O sbaglio? Grazie Angelo, ciao. Va bene? Ciao. Vai. Sì, guarda, in quell'anno, nello specifico, allora il primo anno di Capello, il primo anno e mezzo giocò in una certa maniera, cioè molto più spregiudicato perché c'aveva i 3 olandesi in grande spolvero. E infatti, se non sbaglio, il primo campionato segnò tipo 72 reti in 34 partite, vinse il campionato senza perdere una partita. Poi quando gli olandesi, per un motivo o per l'altro, lasciarono il Milan, chi per infortunio, chi per altri ruoli, altre strade, presero altre strade, Gullit e Rijkaard, acquistò Desailly mettendolo davanti alla difesa e creò un Milan più cinico, più pratico, non subì più niente, ma altrettanto Desailly che era difensore, tra l'altro. Un difensore centrale che lo impostò come centrocampista
e poi gli piacque talmente tanto quel ruolo di Desailly che non vuole più tornare a fare difensore. E lui c'è una dichiarazione, se non sbaglio, di Romario o di Kuma, adesso non mi ricordo, o di Cruyff addirittura, che dissero: noi abbiamo preso Romario quest'estate, abbiamo preso Romario eccetera, voi avete preso Desailly, e Desailly in quella finale lì appunto poi segnò, fu l'apoteosi. Abbiamo un altro ascoltatore? Ciao, sono Matteo da Sassuolo. Ciao Matteo. Vai Matteo, ciao. Ciao. Sì, niente, io volevo appunto dire che per tifosi come me, insomma come tanti che hanno visto il Milan a partire da metà degli anni 80, quindi diciamo con l'era Berlusconi, oggi è dura, è difficile insomma vedere la mediocrità che c'è oggi anche dei calciatori, perché comunque oggi secondo me è ancora più evidente guardando Modric. Tu vedi Modric giocare e ti rendi conto di quanto gli altri calciatori, dopo tolto Pulisic, tolto magari Leao, siano calciatori secondo me un pochino mediocri, insomma a livello tecnico, ecco. Invece una volta eravamo abituati tra i titolari e i backup ad avere giocatori che tecnicamente erano forti. Ti rispondiamo. No, non è Seedorf, è Matteo, è vero, un po' la voce. Sono un po' raffreddato, non sono Seedorf, non sono Carletto, sono Matteo. Ciao Matteo, ciao. Ecco, questa ad esempio ragazzi è una cosa che ci capita quasi quotidianamente. Avere Radio Rossonera è aperta alle opinioni di tutti, alle telefonate di tutti, anzi abbonatevi, sostenete Radio Rossonera. Però sempre più persone ci chiamano e ci dicono: sto perdendo la fede. Sì. La fede, bisogna tenere duro perché sono stagioni un po' così come nello scudetto 2021-2022 fu comunque inaspettato, perché io ricordo perfettamente che nell'estate di quella stagione l'obiettivo era comunque consolidare la Champions League. Nessuno parlava di scudetto, se non ricordo male. L'Inter aveva appena vinto il campionato, c'erano altre squadre, c'era la Juventus che erano le competitor più credibili. E poi cammin facendo è successo quello che è successo, insomma, fino alla... Qui ci torneremo. Lì è stato fatto il grande errore, secondo me. Lì è stato fatto il grandissimo errore di buttare via quello scudetto e rifare un po' tutto da capo, senza motivo, perché era appena stato vinto lo scudetto, era stato indicato anche da Maldini, ce lo ricordiamo bene. 1 forte per reparto, 2 forti per reparto. È stata fatta una rivoluzione dopo lo scudetto. Nel giro di 3 anni non è rimasto praticamente nessuno. Sì. Grazie Matteo, abbonato per il 24esimo mese. Giuseppe, tu cosa ti senti di dire? L'amore, come ci ripetono sempre i nostri compagni, rimproverandoci di questo, va coltivato, no? Non è un sentimento che dura per sempre se non ci sono buone ragioni per farlo durare. Anche la passione più profonda, che è quella per la propria squadra di calcio, più o meno, nella media almeno del genere maschile, anche per la propria squadra di calcio, può venire meno se vengono meno le ragioni che ti rendono consustanziale, no? Tu ti senti parte di una comunità in nome di certi colori, e questa è una mia velata critica al fatto che giocare in maglia gialla secondo me va bene alla coltivazione del sentimento, certi colori, certe parole d'ordine, per il Milan il bel gioco, no? Certe ambizioni. Io voglio sentirmi parte di una comunità che quantomeno gareggia per vincere, no? Traccheggiare o avere una squadra che diventi un supermercato. Guarda, è interessante. Anche Gesù dice che in casa si gioca in rosso-nero. Questo grazie Giuseppe, grazie. Fortuna che ci siete voi in questo periodo. Ci proviamo a fare un po' di Amarcord. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Enzo. Ciao Enzo. Grazie per quello che fate, grazie di cuore. Per me che sono vecchiotto è una cosa commovente quella che avete fatto oggi. Grazie a Massimiliano che ci ha raccontato questo Milan. Ascolta, sì. volevo
portare una mia testimonianza. Volevo chiedere più che altro se sono d'accordo i vostri ospiti. Io ricordo, io avevo l'abbonamento al periodo di Sacchi al Milan, ho vissuto veramente proprio da vicino al periodo di Sacchi e diciamo rivoluzionò il calcio, no? Volevo chiedere a voi però, i meriti di Capello secondo me sono stati eccezionali per un semplice motivo: ereditò Capello un Milan mentalmente, proprio di testa, distrutto a pezzi, tant'è vero che tanti critici pensarono alla fine di un ciclo. Io lo ricordo bene questo. E non siete d'accordo che quel periodo Capello, il vero miracolo di Capello fu rivitalizzare una squadra che a detta di tutti era finita? Grazie di nuovo di tutto. Grazie a te, grazie a te e a Carlo Todori che ci ha donato 11,99. Posso aggiungere su questo perché proprio oggi o ieri insomma si leggeva appunto, penso addirittura delle dichiarazioni di Capello sul ricambio dell'Inter, no? Dopo la finale di Champions League, e Capello disse proprio questo, disse: io ho rivitalizzato dei giocatori che in quel momento avevano tra virgolette finito un Enzo ciclo. ha scopiazzato. No, certo che no, però mi sono collegato proprio perché ne parlava in questi giorni qua in merito a ciò. Prego. Sì, quando arrivò Capello fece un discorso alla squadra, cambiò diciamo certe metodologie di allenamento, quindi non più pressing asfissiante, fuorigioco ossessivo altissimo, ma più liberi di giocare. Tant'è vero che Van Basten nella sua autobiografia disse che con Capello si era tornati ad avere più libertà e non intrappolati in schemi ossessivi. Tant'è vero che in quell'estate con l'arrivo di Capello non è che arrivarono fenomeni, arrivò tipo Gambaro e Aldo Serena per completare la rosa e rimase l'intera squadra dell'anno precedente. E tutti quanti sappiamo che razza di stagione fece. Il Van Basten fece la miglior stagione in carriera. Molti altri che sembravano arrivati al capolinea come Gullit, come gli stessi difensori Baresi e Tassotti che avevano avuto un calo l'anno precedente, si rivitalizzarono e fecero una stagione anche di rivalsa nei confronti della critica che li vedeva arrivati ormai a fine ciclo, a fine corsa. Quindi Capello andò a giocare sull'orgoglio. No, non solo. Io ricordo benissimo l'ultimo Milan di Sacchi. Era un Milan stanco, stremato dal radicalismo sacchiano. E in casa chi a buona memoria ricorda partite che non riuscivamo a condurre in porto perché trovate dall'avversario le contromosse, il radicalismo sacchiano non era facile a prestarsi a iniziative a diversivi, no? Il mantra era quello e quello bisognava seguire. Quindi la squadra era veramente, come dice Enzo, stanca e logorata dal radicalismo. Il gioco di Sacchi era molto demanding con i calciatori. Quindi Capello trovò la quadra, certo, anche sull'orgoglio, ma anche sulla maggiore libertà, anche sulla maggiore responsabilità dei calciatori. Portò anche un nuovo modo di intendere il calcio. Antonio condivide con noi un ricordo. Vi ricordate, dice, un Milan Celtic a San Siro andata di Champions? Io c'ero con la neve che mi entrava nel collo, un freddo boia e 0-0 risultato finale, poi 0-1 a Glasgow, tempi eroici. Ma questo è il quarto di finale del 68-69, ma certo, come no. Io le partite col Celtic e quella col Manchester United sono state le partite più tese della mia vita. Quella col Manchester ancora di più, nella partita giocata a Manchester, sì. No? Quella proprio una partita nella quale io avevo 8 anni quasi, credo di aver perso 5 anni di vita. Sei diventato adolescente. Sono diventato adolescente prima. Tra l'altro... No, fu mostruoso, un assalto spaventoso. Poi l'altra parte giocava Best, Bobby Charlton. È una squadra mostruosa, però ho visto Anquilletti annullare George Best, che era la normalità sconfiggere la genialità assoluta. Che ne abbiamo parlato tra l'altro anche in 120 col Celtic ancora peggio, perché noi andammo a Manchester avendo vinto all'andata 2-0 se non sbaglio, invece e perdemmo 1-0 lì, portando a casa la qualificazione alla finale. Col Celtic invece a San Siro 0-0. Facemmo 0-0 e vincemmo lì, mi pare, con una rete di Prati, nell'unica occasione in cui il Milan varcò il centrocampo, credo, perché a quel tempo si giocava così. Quando Sacchi portò il Milan a giocare in trasferta in avanti,
Noi lo guardavamo con tanto d'occhi dicendoci: ma questo che sta facendo? A Madrid con il Real fu la Ma potenza. questo che sta facendo? Se no non però scusate, visto che abbiamo aperto sto cassetto, vi faccio anche qua la domanda che vi ho fatto poi fuori onda quando stavamo parlando prima. Io ho la sensazione che questo Milan, così come voi, il Milan che state raccontando nei vostri tempi, fosse più romantico, non lo so. Ma è una questione legata al fatto che ero piccolo io, ero giovane io, quindi ogni cosa si trasforma in una favola, oppure era veramente un altro calcio e un altro Milan che non rivedremo più? Vado io, Giuseppe. Sì, negli anni, fino agli anni secondo me 80, metà 90, era effettivamente un altro tipo di calcio, un altro modo di fare calcio, di vederlo rispetto al calcio moderno. Cosa vuol dire? Infatti la stagione 93-94 fu storica, al di là degli successi del Milan, anche perché fu la prima stagione dove le televisioni iniziarono a trasmettere posticipi, grazie a Telepiù all'epoca. C'erano stream, cos'è che c'era? No, era Telepiù. C'era solo Telepiù. All'inizio Telepiù, con Biscardi che commentava, dirigeva le operazioni. Di conseguenza fu l'inizio dell'avvento appunto delle televisioni che avrebbero poi condizionato i diritti televisivi. Esatto, i diritti televisivi che fino a quel momento non c'erano, credo. Era un altro calcio, era un altro modo di seguirlo e di farlo. Oggi ci si è un po' disaffezionati anche per come viene proposto, no? Viene proposto come se fosse un evento teatrale quasi, lo vendono come un evento di entertainment, esatto, all'americana, come sta andando, e poi soprattutto spezzettandolo dal venerdì al lunedì, mentre all'epoca si giocava solo esclusivamente la domenica a un orario prestabilito. Questa cosa. Però al di là di questo io non credo che i valori di quel calcio romantico siano persi per sempre. Cioè i valori si possono volere, no? Allora questo è sicuramente un calcio più crudo, in cui gira una quantità di denaro allora inimmaginabile, no? E questo naturalmente comporta una mutazione antropologica evidente. Però squadre che abbiano una proprietà e una dirigenza con una visione forte, allenatori solidi, ne abbiamo anche in questi anni, cioè i Guardiola, i Klopp sono state anche bellissime persone, oltre che grandissimi allenatori. Calciatori di personalità, che hanno anche loro un progetto personale e sportivo che si sposa con quello della squadra. Esistono belle storie, esistono anche adesso. Ancora. A ciò si aggiunge un calcio ancora più spettacolare, veloce e divertente, volendo. Ci sono tutte le ricette, sarebbero tutti gli ingredienti per divertirci ancora di più, senza dimenticare la scossa interna, il sentimento che il calcio può creare. Però bisogna volerlo. Se invece si deflette su questo fronte, non si recupera più. Ma non è vero che ma sono i troppi grandi soldi persone paradossalmente che l'hanno rovinato il calcio, perché ad esempio anche il tema delle bandiere, poi arrivo anche dall'ascoltatore, le bandiere che non ci sono più, che facevano parte di quell'immaginario romantico, di fatto sono stati i soldi a rovinare. C'erano più soldi negli anni 80 di quanti non ce ne fossero negli anni 60, c'erano più soldi nel 2000 di quanti ce ne fossero negli anni 80, ma un calciatore di qualità e di personalità non vive soltanto condizionato dal tema del denaro che guadagna, no? Pensate per esempio, scusatemi, all'esperienza Giroud nel suo triennio milanista. Non è stata un'esperienza che ha consentito ai tifosi di amare quel calciatore che pure è venuto per denaro a fare gli ultimi scampi della carriera. Ma come ha giocato Giroud? E che tipo di sensazioni ci ha dato? Ci ha restituito appartenenza, amore, ci ha reso partecipi di momenti belli, romantici, alti. Cioè il suo modo di fare. Stesso tonale, il gol con la Lazio. Giroud quando va in porta. Il modo di fare di Giroud non è un modo che ci ha riconciliato con il Milan degli anni 60. E anche con la numero 9. Giroud ci ha riconciliato un bel po' di cose. Quindi dicono le bandiere non ci sono più neanche allo stadio, effettivamente. Esatto. Grazie Carlo che ci dona 11,99. Scrive: quanto amore si percepisce avvocato alla Scala. Ciao, come ti chiami? Pronto?
Pronto? Sì. Richiamaci. Scusate, Grazie Carlo, allora, che ci fa 2 donazioni. E io volevo fare una domanda. In realtà ce la pone Paolo Carbonara, che è un cognome che è una garanzia. Ma secondo voi perché? Esatto. Ma perché Sacchi poi non si è più ripetuto? Secondo voi? Non ha più avuto una squadra così forte. No, ok, però insomma. Sacchi è un fenomeno irripetibile anche per se stesso. Cioè il sacchismo, la sua filosofia, il suo radicalismo, la sua ossessività. Guarda, io ricordavo di aver avuto, di seconda mano ovviamente, delle confidenze dagli olandesi che raccontavano che andavano al cesso e fuori dal cesso Sacchi, mentre loro erano sulla tazza, gli continuava a predicare cosa dovevano fare. Erano stremati, lo avrebbero strangolato, no? E Sacchi era questo, quindi mangiava anche se stesso, mangiava gli altri, mangiava la squadra, mangiava se stesso. Era un'esperienza che doveva durare così. Ha cambiato il mondo del calcio, ci ha fatto vedere e capire cose straordinarie, ma non poteva durare. Scusa, abbiamo l'ascoltatore che... Ciao. Ciao ragazzi, buongiorno, sono Ulisse Rossonero, questo è il nome che utilizzo. Ciao Ulisse. Scrivo anch'io le mie sciocchezze. Vi stavo ascoltando con molto piacere, questa è una bellissima trasmissione che mi riporta indietro di tanti anni, io ne ho quasi 80. Ci tenevo solo a fare questa testimonianza. Incominciai ad andare a San Siro, che era il 53-54, talmente lontano che nemmeno me lo ricordo. Mi ricordo tuttavia che io riuscii ancora a vedere in campo Nils Lidl. Poi quando arrivò Altafini, io facevo la quinta elementare, e all'arrivo di Altafini, in quinta elementare facevo, io scrissi una poesiola quando ci davano i compiti, noi maestri allora ci davano certi compiti, così, no? E io scrissi per Altafini una poesiola. Il maestro Verde si chiamava, penso te, il maestro la inviò a non so chi, non lo so, fatto stare è che Altafini mi ha risposto, se lo incontrassi al giorno d'oggi certamente non se lo ricorderebbe, ma sarebbe una gran bella cosa. Non ce l'hai da qualche parte che ce la leggi, no? Leggi sta poesia. Figuriamoci, da quei tempi ad oggi no. Purtroppo no. Va bene, vi ringrazio. Ma che spettacolo, grazie mille, grazie Ulisse. Il tuo ricordo. Ciao. Guardate che per decenni i calciatori del Milan il lunedì sera erano precettati perché tutti quanti dovevano recarsi in un Milan Club di norma in provincia, in Lombardia, a partecipare alle cene e alle serate di Milan Club. Come Quindi, adesso proprio. Quasi tutte le settimane ogni calciatore il lunedì sera era al Milan Club coi tifosi. Questo è roba che si mangiava, no? Il minestrone, no? L'arrosto. Ma oggi cosa si potrebbe fare? Perché per allora, quello c'è anche allontanamento, no? È una cosa, però sappiamo che i calciatori sono diventati dei super divi, eccetera. Però parliamo spesso, ad esempio, del fatto dell'Atalanta per Cassi che regala la maglietta a tutti i nuovi nati a Bergamo, tutti i bambini nuovi nati a Bergamo regala la maglietta dell'Atalanta, piuttosto che il Monza anche mi hanno detto fa la stessa cosa con il primo giorno delle elementari, che tra l'altro, ragazzi, essendo il primo giorno di scuola, vi ricordiamo il kit scolastico di Europa. Lo cercava anche Giuseppe, ci ha per detto, iniziare la scuola da veri milanisti a Monza, glielo dà il Monza, qui ve lo dovete comprare, però è una meraviglia. Cosa si può fare? Che poi abbiamo l'ultimo ascoltatore, diamo delle idee concrete, perché è un momento dove c'è anche una frattura evidente tra Milan, la società e i suoi tifosi. Io partirei da una comunicazione trasparente e sincera, cioè quello che al di là della comunanza, della vicinanza, del tocco tiene separato in questo momento, mi pare, la società da una gran parte dei suoi tifosi è il fatto di sentirsi trattare in modo non corretto, non maturo, non adeguato, non trasparente. Abbiamo una comunicazione non trasparente, affermazioni spesso incoerenti, calciatori e dirigenti che fanno scudo di banalità assolute di fronte a situazioni che invece richiederebbero assunzione di responsabilità e un atteggiamento più serio, più volitivo, più sincero. Questo secondo me è un buon modo per incominciare e non costa tanto. Massimiliano, dici la tua, poi andiamo dall'ascoltatore.
No, sono d'accordo con Giuseppe. I personaggi che purtroppo si alternano ai microfoni quando vengono intervistati da Moncada e Furlani mancano anche, non trasmettono empatia, non trasmettono, sono freddi. Freddi e quasi come se dovessero recitare un copione prestabilito senza dover per forza sbilanciarsi in un modo o in un altro o creare anche un minimo di entusiasmo attorno alla squadra, non dico con dei proclami, ma comunque... La sensazione è che i milanisti siano considerati un fastidio, un problema. Cioè, se non ci fosse l'opinione pubblica, se non si dovessero fare dichiarazioni, che peraltro il Milan lesina, se non si avesse il problema della contestazione allo stadio, se non ci fosse nessuno che rompe i coglioni, sarebbe meglio. Ho capito, non sarebbe una squadra di calcio, sarebbe un altro... Sarebbe un set cinematografico, ma per molti il calcio sarebbe ideale nel momento in cui diventasse, come diceva prima Massimiliano, un set cinematografico o una rappresentazione teatrale. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Io vorrei dire che Berlusconi prima comprava l'uomo, poi il calciatore. Vero. Oggi ci sono calciatori che pensano solo ai soldi. La prima cosa. Poi dico, chi ha venduto Tonali, che è stato Furlani, come si fa ad andare a vendere un milanista proprio, vero? Si vendesse lui Furlani invece di andare a vendere a Tonali. Gli auguro tutto il male del mondo. Dai, adesso dobbiamo rimanere sempre nell'ambito della il critica. Il concetto però è chiaro. Sì, esatto. Grazie mille. Ciao. Beh, quella di Tonali è un caso o molti giocatori di quel Milan e anche di quelli precedenti, poi l'abbiamo raccontato anche nell'avventura di 120 Milan, Giuse, molti che poi sono diventati politici piuttosto che Savicevic, presidente della federazione. Grande dirigente Savicevic. Come lo sia diventato lo sa solo Dio. Anche Calazze, che un altro Milan, però il sindaco di Calazze. Cioè erano diversi i calciatori o era sempre Boban che ha fatto una carriera anche alla FIFA. Stiamo parlando di un certo spessore di uomo. Però guardate, i uomini, grandi leader in campo fino a un certo tempo sono stati anche personaggi stupefacenti. Io ho conosciuto Rivera, ho conosciuto Angelo Sormani, una persona di uno spessore incredibile. Ho conosciuto Giacomo Bulgarelli, uno che se non avesse fatto il calciatore poteva fare tranquillamente il rettore di un'università, per come parlava, per come si comportava. Tutte persone che grazie al calcio hanno trovato un modo per crescere. Spesso venivano da famiglie modeste, no? Spesso la loro giovinezza era stata segnata da un'interruzione precoce degli studi. Era un'Italia nella quale andare alle scuole superiori era raro e loro, nella migliore delle ipotesi, finivano alla terza media e poi andavano a giocare a pallone. Molti di questi si sono creati una cultura, una personalità grazie al calcio. Sormani, quando racconta di cosa del calcio, che cosa il calcio gli ha più dato fuori dal campo, racconta l'amicizia di Pierpaolo Pasolini. Siccome ero calciatore, ho potuto conoscere Pierpaolo Pasolini. Trapattoni aveva, venendo da una famiglia modesta di operai dell'Inter milanese, aveva una discografia di musica classica da professionista ed era un cultore di musica classica di altissimo livello che aveva approfondito attraverso la conoscenza di certe persone all'interno del mondo del calcio. Era gente che cercava di migliorarsi, no? Venendo da un'Italia diversa, no? Venendo da un'Europa appena segnata da una guerra mondiale. È banale dir questo, però è così come dice Giovanni. Berlusconi comprava prima uomini e poi calciatori. Tra l'altro UEA presidente Rivera è stato anche sottosegretario, è stato europarlamentare in qualche governo eccetera. Ragazzi, mi raccomando, abbonatevi perché solo noi vi diamo certi tipi di contenuti di emozioni. Io vorrei chiudere a proposito di emozioni. Massimiliano, abbiamo detto, Giuseppe stava dicendo ci sono 10 inserti preziosissimi all'interno di questo libro che sono 10 interviste. Magari citacene qualcuna di questi, ma io voglio sapere soprattutto qual è quella che ti ha emozionato di più, cioè l'intervista e il personaggio, il tuo idolo che ti ha emozionato di più. È difficile fare una sorta di classifico di preferenza. Tutte le interviste mi hanno comunque trasmesso
emozioni nel appunto rapportarmi telefonicamente con queste figure, e addirittura personalmente nel caso di Filippo Galli, che ha curato la prefazione, lo voglio ricordare e ringraziare, che salutiamo perché è anche un grande amico Filippo di Radio Rossonera. Diciamo che tra tutte forse quella con Roberto Donadoni, che abbiamo anche affrontato il discorso del dramma di Belgrado, dove ha rischiato di perdere la vita durante una partita e si è ritrovato con un blackout nei ricordi all'ospedale, con una mascella rotta, il trauma cranico. Quindi una persona introversa, Roberto, timida, ma molto di spessore umano. Forse il primo acquisto di Berlusconi fu uno dei primi acquisti, strappato poi all'Atalanta. Alla Juventus. Alla Juventus, Berlusconi se lo portò a casa e fece un acquisto straordinario. Donadoni ci ha regalato degli sprazzi di calcio superiori. E volevo anche citare, mi voglio permettere di citare anche Silvano Ramaccioni, che è una persona veramente d'altri tempi nei modi di porsi, veramente un galantuomo che, nonostante le sue difficoltà, comunque sia una certa età, si è prestato a lasciare la sua testimonianza per questo libro. E invece la più difficile, quella più complicata di intervista, dillo anche a chi ci ascolta, non solo a noi. Più che chi è quello più difficile con cui relazionarsi? Sbottonati. Io ho un grandissima stima, rispetto, quasi un timore reverenziale con Fabio Capello. Fabio Capello lo intervistai mentre era in macchina, che si dirigeva agli studi Sky, e diciamo che nelle domande che gli posi rispose in maniera molto, molto diretta, e anche dando qualche spunto inedito, se vogliamo, qualche sfogo a distanza di 30 anni, tipo la finale contro il Marsiglia. Però è anche vero che è una persona che ha una grossa personalità e mette un po' soggezione, ecco, bisogna stare attenti a come gli si parla. Bisogna stare attenti più che altro a che tipo di domande porgli, ecco. Però, per carità, è stato un grande piacere, un grande onore intervistarlo, è stato uno dei primi e sono tuttora in contatto anche con i figli. Tra l'altro, Giuseppe, anche lui fu un'intuizione di Berlusconi, perché non è che veniva propriamente, era stato un calciatore chiaramente, certo, ma non era un... No? È stato il calciatore che segnò nella partita che l'Italia vinse a Wembley contro l'Inghilterra per la prima volta nella storia, non dimentichiamolo, tra l'altro. Credo su assist di Rivera. Questo sì. Va bene, dalla regia ci stanno chiudendo, ma è bellissimo quando si parla poi del nostro Milan, di questo tipo di ricordi. Se volete altre puntate così scrivetecelo, ma ricordatevi di iscrivervi soprattutto al canale, in modo tale che vi arrivano gli aggiornamenti ogni volta che c'è una nuova puntata, esatto, una nuova live. Ma si ripassa a trovarci. Ma volentieri. Hai altre fatiche? Sì, in ballo a qualcosa. Sto lavorando a qualcosa anche adesso, un progetto biografico che non posso svelare fino in fondo, ma si tratta comunque di un ex calciatore di questi anni. Un certo calibro, ecco. Di un certo calibro. Potrebbero essere tutti, non è, dicendo un certo calibro potrebbero essere tutti, ma non possiamo spoilerare, esatto. ma la promessa che vieni qua a presentarlo, no? Possiamo assicurarci una presentazione in anteprima. Magari, chissà, con il diretto interessato, se è disponibile. Speriamo. Va bene. Allora, Massimiliano Ruzzante, Milan 1993-1994, sulla vetta dell'Olimpo, in libreria, su Amazon, immagino. Editore Urbone Publishing. Grazie a Giuseppe La Scala, grazie a tutti voi che conoscete, che quindi rivedrete anche lui spesso. Io sono a scuola Leonardo... oggi, quindi grazie a voi. Grazie a voi. Ma grazie soprattutto a voi, ragazzi, mi raccomando, alle 16 il talk, e poi si torna lunedì qui alle 13 puntuali su Radio Rossonera. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione.
Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Europublishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Europublishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Europublishing torna a scuola davvero fuori classe. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol.